Quando studiavo medicina avevo l'impressione che ci fosse una risposta per tutte le domande, che tutto fosse perfetto. Studiando meglio medicina mi sono reso conto che una risposta per tutto non c'era. Mi è venuta la curiosità di cercare questo qualcosa da altre parti. E allora ho trovato una medicina speciale, una medicina che piuttosto che fermarsi all'essere umano e guardare dentro all'uomo, cercava fuori. Piuttosto che limitarsi all'essere umano, cercava le connessioni fra l'essere umano e il cosmo. Una medicina che piuttosto che fermarsi ai meccanismi eziopatologici, a cercare le istanze causali, andava a cercare le connessioni, i pattern. Capisci bene che una medicina di questo tipo è molto interessante, sia da un punto di vista teorico, metodologico, ma anche da un punto di vista pratico, clinico. Se andiamo a vedere gli studi della medicina occidentale, i più lunghi durano 4-5 anni, forse il più lungo 40-50 anni. La medicina cinese può contare su 2000-3000 anni di esperienza, magari fatta con metodi diversi, ma conterà pur qualcosa. Di una medicina così non ci si può che innamorare. Ci sono 3 figure di riferimento, 3 personaggi che mi hanno portato sino a dove sono adesso. Curiosamente una italiana, una cinese e una americana. L'italiana è Grazia Rotolo di Pavia, la persona che mi ha aperto questo mondo, che mi ha insegnato l'agopuntura. Poi Chiao Wenlei di Nanchino, che mi ha insegnato come farla. E poi Andrew Nugent Head, un americano che ha vissuto a lungo in Cina, molto legato alla tradizione, che mi ha trasmesso l'importanza del contesto. E certamente a lui che devo più di tutti. Lui ha voluto che leggessi gli stessi libri che avevano letto i medici del passato, in modo da rendermi una sorta di parte del club. Ha voluto che leggessi Lao Tse, Confucio, Mencio, ma poi anche naturalmente il Nanjing, il Su Wen, lo Shanganlun. Ma ancora i classici umanisti come lo Shui Hujuan, lo Xiu Ji, il Jinping Mei. Insomma, ha voluto trasmettermi l'importanza del contesto. Ma ancora ha voluto che imparassi il cinese, quello classico, ha voluto che imparassi quello contemporaneo. Insomma, è stato un maestro particolarmente esigente, ma non cercavo nulla di meno. E anche se sono ancora su questa strada, mi piace cercare di collezionare tutti questi elementi di cultura cinese, in modo da potermi gustare appieno il viaggio, potermi gustare appieno il fatto di essere ormai parte in qualche modo di questa tradizione. Sento spesso dire che fare medicina cinese in Occidente sia un grosso vantaggio perché abbiamo 2 medicine. Quello che rispondo è che secondo me fare medicina cinese in Occidente è una grande responsabilità. La responsabilità di chi ha qualcosa di prezioso e non può permettersi di rovinarlo. Qualcosa di prezioso da trattare con rispetto. Queste 2 medicine, questi 2 sistemi medici non hanno bisogno l'uno dell'altro, sono nati per reggersi sulle proprie gambe. Ma possono offrire il meglio ciascuna all'altra, ma possono offrire il meglio di se stessa l'una all'altra. Insomma, una sorta di medicina integrata. Ma integrazione non vuol dire sottomissione. Quello che vedo oggi in Occidente è una medicina cinese impoverita, principalmente agopuntura, fatta da persone che difficilmente fanno grossi sforzi per capire il sistema. E questo porta a un impoverimento di questa medicina, di quello che possiamo trarne noi come significato, ma anche di quello che possiamo offrire ai nostri pazienti. Per fare medicina cinese al meglio è necessario capirla. Per capire una medicina come questa è necessario il rispetto di chi si approccia a qualcosa di nuovo e di diverso e vuole imparare. Ma perché ci sia rispetto, sono convinto che sia necessario avere comprensione e conoscenza della cultura che l'ha generata.